sapevi che il Man possiede numerosi orologi solari di età romana? Ebbene sì, e sono tutti provenienti dagli scavi di Pompei. Gli orologi solari incarnano la memoria di un sapere antico e prezioso, in quanto l'uomo regolava il proprio agire sulla base dei cicli diurni e annuali e sulla periodicità dei fenomeni celesti. Avviciniamoci all'orologio A, una preziosa scultura marmorea ritrovata nel 1854 nelle Terme Stabiane, dove pare servisse a gestire i turni di accesso. Aspetta un attimo, Manuela, ma come funzionavano questi orologi? Beh, per capirlo dobbiamo prima spiegare che cos'è la gnomonica, l'antica arte di costruire orologi solari. Il termine si riferisce allo strumento che permette la misurazione del tempo attraverso la sua ombra, l'ognomone. Per gli antichi il tempo non era un concetto universale come oggi. Al contrario, ogni luogo aveva il suo tempo locale e un proprio sistema per misurarlo. Per i greci ed i romani il giorno era l'intervallo di tempo fra l'alba e il tramonto ed era diviso in 12 parti uguali, le ore, che però erano dette diseguali, in quanto la loro durata era variabile durante l'anno, a differenza di oggi. Ad esempio, al solstizio invernale, il giorno con le minori ore di luce dell'anno, l'ora finiva per essere di circa 45 minuti. Al contrario, al solstizio estivo, il giorno più lungo dell'anno, poteva durarne addirittura 75. Agli equinozi, giorni dell'anno in cui la durata del dì e della notte sono uguali in tutti i punti del pianeta, le ore avevano invece la stessa durata. Se analizziamo il quadrante dell'orologio A, notiamo che esso presenta 3 curve diurne circolari, parallele tra loro, che vengono percorse dall'ombra dell'ognomone durante il corso di un'intera giornata. La curva superiore disegna il percorso diurno dell'ombra nel solstizio d'inverno. La curva intermedia segna invece quello dell'equinozio di primavera e di autunno. Infine, quella coincidente con il bordo inferiore misura il tempo nel giorno del solstizio estivo. Le curve dei solstizi e degli equinozi risultano divise ciascuna in 12 parti uguali, il cui raccordo genera le 11 linee orarie. La più importante è la linea corrispondente al mezzogiorno, che deve essere orientata secondo la direzione nord-sud. Bene, adesso diamo uno sguardo all'orologio D. Vediamo se ho capito tutto. L'orologio presenta 2 piedi zoomorfi che si raccordano a un quadrante molto singolare ed inusuale per quei tempi. Riesco comunque ad individuare le curve diurne dei solstizi e degli equinozi e le 11 curve orarie che segnano le ore diseguali. Ma dov'è l'ognomone? In questo caso, il funzionamento dell'orologio non era basato su un ognomone, ma su un foro sommitale. La proiezione di una piccola ellisse luminosa sul quadrante in ombra consentiva dunque la lettura del tempo. Tra le opere del Man legate al tempo e all'ora solare compare anche il mosaico dei 7 sapienti, rinvenuto nel 1897 nella villa di Titus Siminius Stephanus, a Pompei. Il mosaico raffigura 7 uomini, maturi e barbati, riuniti all'aperto e coperti dall'inconfondibile imation, tipico mantello indossato dai filosofi e oratori dell'antica Grecia classica. Avviciniamoci alla colonna centrale. Sì, è proprio un orologio solare, simbolo di una raffinata sapienza che racchiude astronomia, geometria, arte e filosofia. A sinistra possiamo notare 2 pilastri sormontati da una trabeazione, su cui sono poggiati 4 vasi in bronzo dorato che rappresentano simbolicamente l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. Se ci spostiamo in basso a destra possiamo ammirare una sfera armillare. Si tratterebbe della sfera celeste inventata da Eratostene nel 255 a.C., con il suo fitto reticolato di meridiani e paralleli. Il mosaico è noto anche con il nome di Accademia di Platone. Infatti, secondo un'ipotesi, ci troviamo ad Atene, nel giardino di Academos, dove Platone istituì la sua scuola filosofica. Quest'ultimo è identificato nell'uomo con la bacchetta che indica proprio la sfera armillare e che sveglierà Ermanno. Ora dai un'occhiata all'orologio A. Riesci a capire che ora è?